la necessità di lavorare stando meglio io e facendo stare meglio i ragazzi nella scuola in cui collaboriamo di fatto, perché molto spesso si pensa al lavoro a compartimenti stagni, in realtà stare bene insieme è un punto di partenza per il successo scolastico. Il percepire che i ragazzi hanno seri problemi, a differenza di qualche anno fa, è come se avessero paura della consapevolezza del sé, come se avessero problemi di identità, come se avessero dei desideri che non sono in grado di focalizzare ma di cui hanno paura, come se avessero bisogno di un limite. Allora, l'interesse nasce dal fatto che da un anno sono stato riconvertito nel sostegno, quindi non avevo nessuna esperienza in merito a queste dinamiche, quindi di relazioni emotive eccetera con gli alunni, se non in maniera spontanea, no? nel mio lavoro. Quindi le tecniche, l'aver preso conoscenza delle tecniche mi rende facile, o almeno riesco a decodificare anche i comportamenti e le relazioni in maniera più veloce e anche scientifica, se così possiamo dire, e quindi è un'esperienza che mi sta coinvolgendo abbastanza e che penso di continuare negli anni. L'abbandono scolastico spesso non è dovuto a delle insufficienze cognitive, alle difficoltà nelle quante discipline, ma al disagio emotivo. Quindi se questo disagio si riuscisse in qualche maniera a evitare, magari impossibile, ma quantomeno a contenere, se le reazioni emotive violente o di tristezza venissero in qualche maniera riparate nella maniera opportuna all'interno del gruppo classe, venire a scuola non significa più soltanto fare lezioni di latino, greco, matematica e inglese, ma venire a lavorare in un ambiente emotivamente significativo e importante per il gruppo classe e quindi per ogni singolo alunno. Allora, intanto suggerirei di lanciarsi sicuramente, perché la ritengo un'esigenza forte dal punto di vista didattico. Immagino delle perplessità da parte di molti colleghi, soprattutto da parte dei colleghi che insegnano materie scientifiche, perché magari a volte si ritiene che le materie letterarie siano quelle che debbano lasciare più spazio ad un'apertura di sé oppure ad una riflessione su determinate tematiche. Invece io ritengo che i colleghi si debbano affidare, quasi lanciare a questo, perché fa parte del nostro mestiere.